Oggi ti racconto una storia scritta da Italo Calvino dal titolo La pecora nera. Faremo una bella lezione di comprensione e di lessico italiano. La pecora nera è una storia molto interessante e che fa riflettere. Vedremo insieme perché. Prima di leggertela, però, ti informo che ho preparato per te non solo un documento PDF con la trascrizione della storia e le risposte alle domande che ti porrò tra poco, ma ho preparato per te anche degli esercizi di lessico che ti permetteranno di comprendere il significato delle parole e delle espressioni più difficili all'interno di questo racconto e di memorizzarle al meglio. Clicca sul link che trovi nella descrizione di questo video, inserisci il tuo nome e il tuo indirizzo email e riceverai in pochi minuti e gratuitamente il documento PDF e gli esercizi interattivi che potrai fare subito. Il link è nella descrizione o nel primo commento. C'è un'altra cosa che vorrei fare prima della lettura. Vorrei anticipare 3 parole che saranno presenti all'interno della storia. Osserva queste 3 immagini. Quali parole ti vengono in mente osservandole? Osserva queste immagini per 10 secondi o ferma il video per avere più tempo e pensa a tutte le parole che puoi collegare alle immagini. Nella prima immagine c'è un uomo losco, un ladro, che prova a entrare in un edificio. Che cosa sta facendo? Magari hai risposto sta provando a aprire una porta. Sì, però non la sta veramente aprendo come facciamo noi normalmente, ma lui sta scassinando la porta. Abbiamo il verbo scassinare, che significa proprio aprire qualcosa con la forza, usando magari uno strumento. Oppure forzare, ma scassinare è il verbo che ci serve oggi. Nella seconda immagine abbiamo un ladro che sta rubando in una casa, ma quale altro verbo potremmo usare per indicare l'azione di rubare, portare via tutto quello che c'è in un luogo? Svaligiare. Il ladro sta svaligiando una casa. Nell'ultima immagine non abbiamo un ladro, ma comunque una persona che sta facendo qualcosa che non si fa, qualcosa di losco. Quali parole ti vengono in mente? Dei verbi come imbrogliare e il sostantivo imbroglio, o forse truffare e il sostantivo la truffa, la frode. A noi interessa imbroglio, l'imbroglio e il verbo imbrogliare. Quindi ritroverai queste parole all'interno del testo. Erano parole un po' difficili, forse ho preferito anticipare il loro significato per rendere più semplice la comprensione. Bene, cominciamo con la prima lettura. Ascolta il racconto di Italo Calvino, La pecora nera, non preoccuparti di comprenderne i dettagli, focalizziamoci sulla storia, sul contenuto globale di questa storia. Dopo ci occuperemo di una comprensione più dettagliata e analitica. Primo ascolto. C'era un paese dove erano tutti ladri. La notte ogni abitante usciva con gli attrezzi e la lanterna e andava a scassinare la casa di un vicino. Rincasava all'alba carico e trovava la casa svaligiata. E così tutti vivevano in concordia e senza danno, poiché l'uno rubava all'altro, e questo a un altro ancora, e così via, finché non si arrivava all'ultimo, che rubava al primo. Il commercio in quel paese si praticava solo sotto forma di imbroglio, sia da parte di chi vendeva, sia da parte di chi comprava.
Il governo era un'associazione a delinquere ai danni dei sudditi e i sudditi, da parte loro, badavano solo a frodare il governo. Così la vita proseguiva senza ostacoli e non c'erano né ricchi né poveri. Ora, non si sa come, un giorno nel paese arrivò un uomo onesto. La notte, invece di uscirsene con il sacco e la lanterna, stava in casa a fumare e a leggere romanzi. Venivano i ladri, vedevano la luce accesa e non salivano. Questo fatto durò per un poco. Poi bisognò fargli comprendere che se lui voleva vivere senza far niente, non era una buona ragione per non lasciar fare agli altri. Ogni notte che lui passava in casa era una famiglia che non mangiava all'indomani. Di fronte a queste ragioni, l'uomo onesto non poteva opporsi. Prese anche lui ad uscire la sera per tornare all'alba, ma a rubare non ci andava. Onesto era, non c'era nulla da fare. Andava fino al ponte e stava a vedere passare l'acqua sotto. Tornava a casa e la trovava svaligiata. In meno di una settimana l'uomo onesto si trovò senza un soldo, senza niente da mangiare, con la casa vuota. Ma fin qui poco male, perché era colpa sua. Il guaio era che da questo suo modo di fare ne nasceva tutto uno scombinamento, perché lui si faceva rubare tutto e intanto non rubava a nessuno. Così c'era sempre qualcuno che, rincasando all'alba, trovava la casa intatta, la casa che avrebbe dovuto svaligiare lui. Fatto sta che, dopo un poco, quelli che non venivano derubati si trovarono ad essere più ricchi degli altri e a non voler più rubare. E d'altronde quelli che venivano per rubare in casa dell'uomo onesto la trovavano sempre vuota. Così diventavano poveri. Intanto quelli diventati ricchi presero l'abitudine anche loro di andare la notte sul ponte a vedere l'acqua che passava sotto. Questo aumentò lo scompiglio, perché ci furono molti altri che diventarono poveri. Ora, i ricchi videro che ad andare la notte sul ponte dopo un po' sarebbero diventati poveri e pensarono: paghiamo dei poveri che vadano a rubare per conto nostro. Si fecero i contratti, furono stabiliti i salari, le percentuali. Naturalmente sempre ladri erano e cercavano di ingannarsi gli uni con gli altri. Ma, come succede, i ricchi diventavano sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri. C'erano dei ricchi così ricchi da non avere più bisogno di rubare per continuare a essere ricchi. Però, se smettevano di rubare, diventavano poveri perché i poveri li derubavano. Allora pagarono i più poveri dei poveri per difendere la roba loro dagli altri poveri e così istituirono la polizia e costruirono le carceri. In tal modo, già pochi anni dopo l'avvenimento dell'uomo onesto, non si parlava più di rubare o di essere derubati, ma solo di ricchi o di poveri. Eppure erano sempre tutti ladri. Di onesti c'era stato solo quel tale, ed era morto subito, di fame. È una storia abbastanza complicata perché è intrecciata, no? Quindi oltre al lessico, parliamo di Italo Calvino, quindi una storia di 80 anni fa, ma c'è anche un intreccio di fatti e quindi potrebbe essere difficile per questo. E poi è una denuncia chiara alla realtà di oggi, ma non parliamo di questo aspetto della storia. Adesso io rileggerò nuovamente questa storia, quindi potrai ascoltarla nuovamente, ma ti pongo delle domande a cui potrai rispondere dopo il secondo ascolto. Le domande sono queste. Prima dell'arrivo dell'uomo onesto, non esistevano né ricchi né poveri. Perché? Numero 2.
Perché l'arrivo dell'uomo onesto ha cambiato le cose. Abbiamo visto ladri che rubavano a tutti e poi quest'uomo onesto che ha creato scompiglio. La parola scompiglio significa disordine, confusione, ha rotto degli equilibri. Vedrai queste domande sempre sullo schermo e potrai ascoltare nuovamente la mia lettura. C'era un paese dove erano tutti ladri. La notte ogni abitante usciva con gli attrezzi e la lanterna e andava a scassinare la casa di un vicino. Rincasava all'alba carico e trovava la casa svaligiata. E così tutti vivevano in concordia e senza danno, poiché l'uno rubava all'altro e questo a un altro ancora, e così via, finché non si arrivava all'ultimo che rubava al primo. Il commercio in quel paese si praticava solo sotto forma di imbroglio, sia da parte di chi vendeva, sia da parte di chi comprava. Il governo era un'associazione a delinquere ai danni dei sudditi e i sudditi, da parte loro, badavano solo a frodare il governo. Così la vita proseguiva senza ostacoli e non c'erano né ricchi né poveri. Ora, non si sa come, un giorno nel paese arrivò un uomo onesto. La notte, invece di uscirsene con il sacco e la lanterna, stava in casa a fumare e a leggere romanzi. Venivano i ladri, vedevano la luce accesa e non salivano. Questo fatto durò per un poco. Poi bisognò fargli comprendere che se lui voleva vivere senza far niente, non era una buona ragione per non lasciar fare agli altri. Ogni notte che lui passava in casa era una famiglia che non mangiava all'indomani. Di fronte a queste ragioni, l'uomo onesto non poteva opporsi. Prese anche lui ad uscire la sera per tornare all'alba, ma a rubare non ci andava. Onesto era, non c'era nulla da fare. Andava fino al ponte e stava a vedere passare l'acqua sotto. Tornava a casa e la trovava svaligiata. In meno di una settimana l'uomo onesto si trovò senza un soldo, senza niente da mangiare, con la casa vuota. Ma fin qui poco male, perché era colpa sua. Il guaio era che da questo suo modo di fare ne nasceva tutto uno scombinamento, perché lui si faceva rubare tutto e intanto non rubava a nessuno. Così c'era sempre qualcuno che, rincasando all'alba, trovava la casa intatta, la casa che avrebbe dovuto svaligiare lui. Fatto sta che, dopo un poco, quelli che non venivano derubati si trovarono ad essere più ricchi degli altri e a non voler più rubare. E d'altronde, quelli che venivano per rubare in casa dell'uomo onesto la trovavano sempre vuota. Così diventavano poveri. Intanto quelli diventati ricchi presero l'abitudine anche loro di andare la notte sul ponte a vedere l'acqua che passava sotto. Questo aumentò lo scompiglio, perché ci furono molti altri che diventarono poveri. Ora, i ricchi videro che ad andare la notte sul ponte dopo un po' sarebbero diventati poveri e pensarono: paghiamo dei poveri che vadano a rubare per conto nostro. Si fecero i contratti, furono stabiliti i salari, le percentuali. Naturalmente sempre ladri erano e cercavano di ingannarsi gli uni con gli altri. Ma, come succede, i ricchi diventavano sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri. C'erano dei ricchi così ricchi da non avere più bisogno di rubare per continuare a essere ricchi. Però, se smettevano di rubare, diventavano poveri perché i poveri li derubavano. Allora pagarono i più poveri dei poveri per difendere la roba loro dagli altri poveri e così istituirono la polizia e costruirono le carceri. In tal modo, già pochi anni dopo l'avvenimento dell'uomo onesto,
Non si parlava più di rubare o di essere derubati, ma solo di ricchi o di poveri. Eppure erano sempre tutti ladri. Di onesti c'era stato solo quel tale, ed era morto subito, di fame. Bene, rispondiamo alle domande. Non è facile ricostruire l'intreccio degli eventi qui, eh? Il compito è più facile nella prima domanda. Perché prima dell'arrivo dell'uomo onesto non c'erano né ricchi né poveri? Beh, perché gli abitanti si svaligiavano le case a vicenda. Il primo rubava al secondo, il secondo al terzo, il terzo al quarto, fino all'ultimo che rubava al primo. E quindi c'era equilibrio, no? Quello che usciva da una casa rientrava perché veniva rubato a qualcun altro. L'arrivo dell'uomo onesto ha creato molto scompiglio, ha rotto gli equilibri perché lui non rubava. Lui la prima sera è uscito per andare a guardare l'acqua sotto il ponte, il ladro è andato in casa sua, l'ha svaligiata, ma la sera dopo il ladro è tornato nella casa dell'uomo onesto, ma non ha trovato nulla, perché l'uomo onesto non ha rubato a nessuno e quindi il ladro che svaligiava la casa dell'uomo onesto non aveva più niente da rubare e diventava sempre più povero. Così come l'uomo onesto, perché non rubava. Però c'è un'altra conseguenza di questa cosa. L'uomo onesto avrebbe dovuto svaligiare un'altra casa, ma non ci andava. I proprietari di questa casa quindi rubavano agli altri, ma poi tornavano nella propria casa e la trovavano intatta. Quindi accumulavano sempre più ricchezza, la ricchezza che rubavano agli altri e quella che già hanno e che nessuno ruba loro. E quindi i proprietari di questa casa diventavano sempre più ricchi e persero l'interesse a rubare e quindi anche loro decisero di andare sul ponte a guardare l'acqua. C'è una terza casa che rimane intatta perché anche questa nuova famiglia non ruba più, una terza casa che diventa sempre più ricca e riparte il ciclo. E quindi ci sono questi nuovi ricchi che si ritrovano sul ponte, ma si rendono conto che facendo così diventano poveri perché le loro case nel frattempo vengono svaligiate e loro non rubano a nessuno. E poi ci sono i ladri che vanno in queste case che sono costantemente vuote e anche loro diventano sempre più poveri. E quindi questi nuovi ricchi decidono di pagare i poveri per rubare al posto loro, in modo che possano rimanere ricchi, senza però rubare direttamente. Creano quindi un'associazione a delinquere strana. Non so se la mia spiegazione sia stata abbastanza chiara perché gli eventi sono abbastanza intrecciati, ma questa era la storia La pecora nera di Italo Calvino. La pecora nera perché l'uomo onesto era una persona diversa, in questo contesto vista come diversa in senso negativo, perché era l'unico che non rubava e rubare era l'unico modo per sopravvivere in questo paese e quindi lui era il diverso, la pecora nera, quando in realtà era l'unico veramente onesto. Bene, finito questo esercizio di comprensione è arrivato il momento di lavorare sul lessico, perché c'erano alcune parole interessanti qui, vero? Per fare questo puoi cliccare sul link che trovi nella descrizione qui sotto e ricevere così il PDF con la trascrizione della storia e gli esercizi interattivi che ho preparato per te. E se questo genere di video ti interessa, video dove racconto delle storie, si lavora sulla comprensione orale, sul lessico, puoi andare a vedere anche questi. Ne ho a bizzeffe, ne ho tantissimi sul mio canale. Divertiti, buon lavoro e ci vediamo al prossimo video. Ciao!